Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di BravoCast Italiano. Oggi parliamo di un momento che tutti conosciamo bene. Svegliarsi la mattina. Come va la vostra mattina di solito? Siete persone mattiniere o preferite dormire fino a tardi? Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo. Svegliarsi la mattina. Per me è sempre una battaglia. Stefano, tu come ti svegli? Sei una di quelle persone che saltano fuori dal letto con energia. Io? Assolutamente no. La sveglia suona alle 6:30 ogni giorno e io la odio. La prima cosa che faccio è spegnere la sveglia e restare a letto ancora 5 minuti, o forse 10 o 20. Anche tu usi la funzione snooze. Io metto la sveglia alle 7 meno un quarto, ma poi la spengo e la rimetto almeno 3 volte. Mio marito si arrabbia sempre perché dice che il suono della sveglia lo disturba. Capisco perfettamente. Mia moglie invece si sveglia subito, senza problemi. Lei apre gli occhi ed è già pronta per la giornata. Io invece ho bisogno di tempo per capire dove sono e che giorno è. Esattamente. Quando apro gli occhi la mattina, la mia prima domanda è sempre: è già mattina, davvero? E poi guardo il telefono per controllare l'ora e penso: no, è impossibile. Non può essere già ora di alzarsi. E poi c'è quella sensazione quando ti rendi conto che è lunedì. Quella è la peggiore. Il fine settimana è finito e devi tornare al lavoro. Il lunedì mattina è specialmente difficile. Oh sì, il lunedì è terribile, ma sai cos'è ancora peggio? Quando sogni che è sabato, ti svegli felice e poi realizzi che è martedì. Quello mi è successo la settimana scorsa e mi sono sentita così delusa. Quella è veramente una brutta sorpresa. A proposito, voi che ci ascoltate, siete più attivi la mattina o la sera? Scrivete nei commenti se siete mattinieri o nottambuli. Siamo curiosi di sapere. Sì, ditecelo! Comunque, dopo che finalmente mi alzo dal letto, la prima cosa che faccio è andare in bagno. Mi lavo la faccia con acqua fredda per svegliarmi davvero. Senza quello resto addormentata per tutto il giorno. L'acqua fredda? Coraggiosa. Io uso acqua tiepida. L'acqua fredda la mattina è troppo per me. Poi mi lavo i denti, mi pettino e cerco di sembrare una persona normale. Cerchi di sembrare normale. Io ci riesco solo dopo il caffè. Prima del caffè sono una specie di zombie. Cammino per casa con gli occhi mezzi chiusi, sbatto contro i mobili e non riesco a parlare bene. Il caffè, questo è importante. Io non posso iniziare la giornata senza un buon caffè. Vado in cucina, accendo la macchinetta del caffè e aspetto con impazienza. Il profumo del caffè la mattina è una delle cose migliori della vita. Sono completamente d'accordo. Io bevo il mio caffè sempre nello stesso modo, un espresso corto, senza zucchero. E lo bevo in piedi, vicino alla finestra, guardando fuori. È il mio piccolo momento di pace prima che inizi il caos. Che bello, io invece aggiungo un po' di latte. Mi piace il cappuccino la mattina. E mentre bevo il caffè controllo il telefono, leggo le notizie, guardo le email, vedo cosa succede nel mondo. Il telefono. Io cerco di non guardarlo subito la mattina perché so che se comincio a leggere le email o i messaggi mi stressi immediatamente. Preferisco avere almeno 20 minuti di calma prima di pensare al lavoro. Hai ragione, forse dovrei fare lo stesso. Ma è difficile resistere alla tentazione. Il telefono è lì, vicino al letto, e mi chiama. È una cattiva abitudine, lo so. È una cattiva abitudine che abbiamo quasi tutti ormai. Comunque, dopo il caffè, devo decidere cosa indossare. Questo è un altro problema della mattina. Apro l'armadio e guardo i vestiti per 10 minuti senza sapere cosa scegliere. Anche questo lo capisco. E quando finalmente scegli qualcosa, lo provi e poi pensi: no, questo non va bene, e devi ricominciare da capo. Io ho risolto il problema, metto sempre la stessa cosa. Pantaloni scuri, camicia chiara, semplice. Furbo! Io non posso fare così perché mi piace cambiare.
ma ammetto che la mattina, quando ho fretta, vorrei avere solo un'opzione da scegliere. Sarebbe molto più facile. E dopo essersi vestiti c'è la colazione. Per me la colazione è fondamentale. Non posso uscire di casa senza mangiare qualcosa. Di solito mangio biscotti o fette biscottate con marmellata. Io invece sono una di quelle persone che non hanno fame la mattina. Lo so che dicono che la colazione è il pasto più importante della giornata, ma io non riesco a mangiare appena sveglia. Al massimo bevo il caffè e poi forse mangio qualcosa più tardi, verso le 10. Interessante. Tutti siamo diversi. Mio figlio invece la mattina vuole sempre cereali con latte e deve essere il suo tipo preferito di cereali, altrimenti protesta. I bambini sono molto particolari con il cibo. Oh sì, i bambini. Svegliare i bambini la mattina è un'altra avventura. Io non ho figli, ma mia sorella sì, e mi racconta sempre quanto è difficile far alzare suo figlio dal letto. Lui vuole sempre dormire ancora un po'. È vero, mio figlio ha 9 anni e ogni mattina è la stessa storia. Lo chiamo, svegliati, è ora di andare a scuola. E lui risponde, ancora 5 minuti, papà. Poi, dopo 5 minuti torno e lui dorme ancora. E alla fine dovete quasi trascinarlo fuori dal letto. Esattamente. A volte devo alzare le tapparelle, aprire la finestra, fare rumore. È una guerra. Ma capisco anche lui. Chi vuole svegliarsi presto quando può dormire? Nessuno. Ma purtroppo la vita richiede che ci svegliamo. A proposito, voi che ci ascoltate, avete figli? Come va la mattina a casa vostra? È difficile svegliare i vostri bambini? Raccontateci nei commenti. Sì, siamo curiosi. Comunque, un'altra cosa difficile la mattina è fare la doccia. Io faccio sempre la doccia la mattina perché mi aiuta a svegliarmi completamente. Ma quando l'acqua è calda e piacevole, non voglio più uscire. Capisco, la doccia calda è così rilassante. Io invece preferisco fare la doccia la sera prima di andare a dormire. La mattina mi lavo solo la faccia e sono pronta. Ogni persona ha le sue abitudini. Vero, e parlando di abitudini, c'è una cosa che odio della mattina: preparare il pranzo da portare al lavoro. Devo pensare a cosa mettere nella borsa, preparare panini o insalata, e tutto questo mentre sono ancora mezzo addormentato. Io ho risolto questo problema. Compro il pranzo al bar vicino all'ufficio. Costa un po' di più, ma risparmio tempo la mattina. E poi non devo preoccuparmi di cosa preparare. Anche questa è una buona soluzione. Forse dovrei fare lo stesso. Ma mia moglie insiste che è più sano portare il pranzo da casa. E ha ragione, lo so, ma la mattina è tutto così complicato. La mattina ogni piccola cosa sembra un grande problema. Anche trovare le chiavi della macchina può diventare un'avventura. Quante volte cerchi le chiavi per 5 minuti e poi scopri che sono esattamente dove le hai lasciate ieri? Sempre, o cerchi gli occhiali e li hai sulla testa, o cerchi il telefono e lo hai in mano. La mattina il cervello non funziona ancora bene. Esatto! E poi c'è il momento di uscire di casa. Guardi l'orologio e pensi: va bene, ho ancora tempo. E poi improvvisamente sono passati 20 minuti e devi correre. Questo mi succede ogni giorno. Non so come, ma il tempo vola la mattina. Credo che ci sia un fenomeno fisico speciale. I minuti la mattina durano solo 30 secondi. Deve essere così. E poi quando finalmente esci di casa ti rendi conto che hai dimenticato qualcosa. Il telefono, il portafoglio, le chiavi dell'ufficio. E devi tornare indietro. O peggio, sei già in macchina, hai guidato per 5 minuti e ti ricordi che hai lasciato il computer a casa. Quello è successo a me 2 settimane fa. Ho dovuto tornare indietro e sono arrivato al lavoro in ritardo. Oh no! Questo è frustrante. Io una volta sono uscita di casa con le pantofole ai piedi. Le pantofole! Non me ne sono accorta fino a quando non sono arrivata alla fermata dell'autobus e la gente mi guardava in modo strano. Con le pantofole? Questa è fantastica. Cosa hai fatto? Sono dovuta tornare a casa di corsa, cambiarmi le scarpe
E ovviamente ho perso l'autobus. Sono arrivata al lavoro con 40 minuti di ritardo. È stato imbarazzante spiegare al capo perché ero in ritardo. Immagino. Scusa, ero in ritardo perché avevo le pantofole. Ma almeno è una storia divertente da raccontare. Sì, ora rido, ma quel giorno non era divertente. Comunque, un'altra cosa della mattina è il tragitto per andare al lavoro. Io prendo l'autobus e la metropolitana e la mattina sono sempre pieni di gente. Il trasporto pubblico la mattina è un incubo. Tutti corrono, tutti sono di fretta e non c'è spazio per respirare. Io vado al lavoro in macchina e anche quello ha i suoi problemi, il traffico. Ah, il traffico. Roma la mattina è impossibile. Tutti sono in strada, tutte le macchine sono ferme e tu aspetti. E intanto pensi, potevo restare a letto altri 10 minuti. Esattamente. E quando sei fermo nel traffico, vedi l'orologio che avanza e ti stressi sempre di più. Dai, muoviti, pensi. Ma le macchine non si muovono. E poi ci sono sempre quelli che suonano il clacson come se questo aiutasse. Il clacson non fa muovere il traffico più velocemente, ma la gente continua a suonare. La gente perde la pazienza. Anch'io a volte suono il clacson quando sono molto frustrato. Lo so che è inutile, ma mi fa sentire meglio per un secondo. Capisco. È una reazione emotiva. Comunque, quando finalmente arrivi al lavoro, sei già stanco. La giornata non è ancora iniziata veramente e tu hai già fatto una maratona. Svegliarsi, prepararsi, viaggiare. È vero, la mattina è estenuante, per questo il caffè al lavoro è così importante. Arrivo in ufficio, saluto i colleghi e la prima cosa che faccio è prendere un altro caffè. Un altro caffè. Io faccio lo stesso. Il primo caffè a casa è per aprire gli occhi. Il secondo caffè al lavoro è per iniziare davvero a funzionare. Senza questi 2 caffè non sopravvivo. 2 caffè sono il minimo. Alcuni miei colleghi bevono 4 o 5 caffè al giorno. Io cerco di limitarmi a 3, altrimenti la sera non riesco a dormire. Giusto, troppo caffè non fa bene, ma la mattina è necessario. È il carburante per iniziare la giornata. Senza caffè come facciamo? Non lo so, forse non facciamo niente. Comunque, voi che ci ascoltate, quanti caffè bevete al giorno? 1, 2, 3, 5. Ditecelo nei commenti, siamo curiosi di sapere le vostre abitudini. Sì, vogliamo sapere. E diteci anche, qual è la cosa più difficile della mattina per voi? Svegliarsi, prepararsi, il tragitto per andare al lavoro. Ognuno ha la sua battaglia personale con la mattina. Esatto, la mattina è una sfida per tutti, ma è anche un nuovo inizio. Ogni mattina è una nuova opportunità, una nuova giornata piena di possibilità. Che bella questa prospettiva. È vero, anche se è difficile alzarsi, ogni mattina ci dà la possibilità di fare qualcosa di buono, di imparare qualcosa di nuovo, di essere migliori di ieri. Proprio così. Quindi anche se odiamo la sveglia, anche se vogliamo dormire ancora, dobbiamo ricordare che ogni giorno è un regalo e la mattina è l'inizio di questo regalo. Bellissimo, io cercherò di ricordarlo domani mattina quando la sveglia suonerà alle 7 meno un quarto e io vorrò lanciarla dalla finestra. Anch'io cercherò di ricordarlo quando premerò il pulsante snooze per la 5ª volta. Ma dai, siamo onesti, la mattina non diventerà mai facile, è sempre una lotta. È vero, ma è la nostra lotta quotidiana e forse in qualche modo strano questa routine ci dà stabilità. Sappiamo cosa aspettarci. Sveglia, caffè, doccia, colazione, lavoro. È la vita. La vita di quasi tutti noi, e anche se a volte è noiosa o difficile, è anche confortante avere una routine. Sapere che ogni mattina sarà simile alla precedente ci dà sicurezza. Sì, la routine ha i suoi vantaggi, anche se ogni tanto è bello rompere la routine. Svegliarsi senza sveglia nel fine settimana, per esempio. Quello è meraviglioso. Oh sì, il fine settimana,
quando puoi dormire quanto vuoi, svegliarti quando il tuo corpo è pronto, non quando la sveglia ti obbliga. Quello è il vero lusso. Il lusso più grande. E quando ti svegli il sabato mattina, realizzi che non devi andare al lavoro e puoi restare a letto ancora un po'. Quella sensazione è incredibile. È una delle sensazioni più belle del mondo. Ti giri dall'altra parte, chiudi gli occhi e continui a dormire. Niente fretta, niente stress, niente traffico. Perfetto. Ma poi arriva il lunedì e tutto ricomincia. La sveglia, la routine, la corsa. È un ciclo infinito. Un ciclo infinito, sì, ma è il ciclo della vita lavorativa e dobbiamo accettarlo, almeno fino a quando non andremo in pensione. La pensione, quello è il sogno. Svegliarsi quando vuoi, ogni giorno. Ma per ora dobbiamo continuare con la nostra routine mattutina. Esatto. Quindi, cari ascoltatori, vi lasciamo con questa domanda. Come rendete la vostra mattina più piacevole? Avete qualche trucco o abitudine speciale? Condividete le vostre idee nei commenti. Sì, aiutateci! Forse possiamo imparare qualcosa di nuovo per rendere le nostre mattine migliori. Ogni piccolo trucco può fare la differenza. Assolutamente. E ricordate, anche se la mattina è difficile, ce la possiamo fare. Un passo alla volta, un caffè alla volta, una giornata alla volta. Ben detto! E con questo vi salutiamo. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Bravocast Italiano. Ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie a tutti e domani mattina, quando suonerà la sveglia, pensate a noi. Non siete soli nella lotta contro la mattina. Ah, un'ultima cosa prima di salutarci. Volevo raccontare una cosa divertente che mi è successa proprio questa mattina. Mi sono svegliata e ho pensato: oggi devo registrare questo episodio sulla mattina. E indovinate, ho dormito troppo. Davvero? Anche tu? Questa è ironica. Stavamo per registrare un episodio su quanto è difficile svegliarsi e tu hai dormito troppo. Esatto, la sveglia ha suonato, io l'ho spenta e poi mi sono risvegliata un'ora dopo in panico. Ho guardato l'orologio e ho pensato: oh no, sono in ritardo. Ho fatto tutto di corsa. Questo dimostra perfettamente il nostro punto. La mattina è davvero difficile per tutti, anche quando sai che hai qualcosa di importante da fare. Il letto è troppo comodo. Troppo comodo. E la cosa buffa è che quando finalmente mi sono alzata, mi sono ricordata che dovevamo parlare proprio di questo. Ho riso da sola in bagno. Perfetto, questo è un esempio autentico. Voi che ci ascoltate, vi è mai successo di svegliarvi tardi proprio il giorno in cui dovevate svegliarvi presto per qualcosa di importante? Scommetto che è successo a molti di voi. La legge di Murphy. Le cose vanno male proprio quando non devono andare male, specialmente la mattina. La legge di Murphy e la mattina sono migliori amici. Se devi svegliarti presto, dormirai male quella notte. Se hai una riunione importante, la sveglia non suonerà. Se devi fare bella figura, ti sveglierai con i capelli impossibili da sistemare. I capelli, non ne abbiamo nemmeno parlato. I capelli la mattina sono un disastro. Io mi sveglio e sembro uno spaventapasseri. Devo lavarli, asciugarli, pettinarli. Questo aggiunge altri 20 minuti alla routine. Io ho più fortuna perché i miei capelli sono corti, ma anche così la mattina sembrano avere vita propria. Vanno in tutte le direzioni tranne quella giusta. Esatto! E poi c'è la faccia. La mattina la mia faccia ha bisogno di tempo per svegliarsi. Ho gli occhi gonfi, la pelle stanca e sembro 10 anni più vecchia fino a quando non mi lavo bene. Tutti abbiamo quella faccia da mattina. Per questo non mi piace guardarmi allo specchio appena sveglio. Preferisco aspettare almeno mezz'ora. Saggia decisione. Comunque, grazie ancora a tutti per aver ascoltato. Abbiamo parlato tanto della mattina e speriamo che vi siate divertiti. Ci vediamo presto e buona giornata a tutti!